Ed eccoci qui carissimi amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porterò con me in una nuova uscita di caccia di selezione al cinghiale e speriamo vada come ci aspettiamo tutti. Adesso siamo nei primi giorni di luglio, quindi è caldo. Oggi siamo in pantaloncini corti e magliettina corta. E come sempre oggi utilizzeremo la nostra fantastica munizione caricata insieme con la magnifica palla dell'Acubond della Hornady, come detto nel video precedente. Anzi, se non avete visto il video precedente vi invito a guardarlo. E niente, adesso ci stiamo recando verso la postazione della volta precedente, però proveremo a cambiare le angolazioni di tiro. Diciamo che possiamo allontanarci dal punto delle coordinate di un centinaio di metri, quindi cercheremo una posizione diciamo meno assolata e magari più redditizia. Perché dico più redditizia? Perché in questo periodo diciamo il cinghiale non va come la volta precedente a cercare le ghiande dell'anno passato, ma ci sono delle piantagioni di nocciole, e quindi cercheremo di insidiare il cinghiale mentre sta mangiando le nocciole. Io detto ciò vi lascio e ci vediamo in postazione. A più tardi. Eccoci qui ragazzi, siamo giunti in postazione. Adesso caricheremo la nostra arma e abbiamo girato un pochino sotto le nocciole che vi ho fatto vedere. Sembra che ancora i cinghiali non vengano a mangiarli, quindi la giornata non si prospetta buona, però speriamo bene. Noi siamo qui e siamo qui per divertirci e ci vediamo più tardi. Buona visione.
fatto scappare i cinghiali, li avevo sentiti, poi mi è dato l'occhio di fianco e l'ho visti passare. Ho provato a riprenderli, ma non so come è venuta la ripresa. La fortuna non è dalla nostra parte, però dai, è presto, speriamo bene. E niente ragazzi, i cinghiali sembra che non tornino, penso che abbiano preso un bello spavento, erano belli tranquilli verso le nocciole e niente, purtroppo la caccia è bella anche per questo, perché non sempre si va a segno e anzi forse queste sono le esperienze più emozionanti, perché ti portano a fare dei ragionamenti, come metterti e tante cose. Da qui è sbagliando che si impara, quindi si sta facendo buio, quindi non so se questi altri 20 minuti, 30 minuti che ci restano ci diano l'opportunità di poter fare l'abbattimento. Comunque prima di eventuali situazioni ho deciso di aggiornarvi, e comunque se questa sera non va bene continueremo questo video in un'altra uscita. Mi raccomando, non staccate perché il video continua e ci vediamo al prossimo giorno. Eccoci qui in una nuova uscita. Come avete potuto vedere, le precedenti uscite non sono andate a buon fine, ma prima di illustrarvi tutto vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ovviamente se i contenuti che vi porto sul mio canale vi piacciono, lasciate un bel commento e niente. Allora ragazzi, oggi è la fine di gennaio e come avete visto da luglio fino ad oggi tutte le uscite che abbiamo fatte non sono andate a buon fine, tranne la prima, che siamo riusciti a individuare i cinghiali e siamo riusciti anche a riprenderli. Oggi andremo a cercare il cinghiale non più sotto le piante di nocciolo, perché le nocciole a terra sono finite, ma andremo e cercheremo di prelevare un cinghiale che sta mangiando le ghiande. Quindi cercheremo un'altra postazione lì vicino che ci dia la possibilità di vedere qualche pianta di quercia. Io in questi giorni sono andato sul punto sparo e ho visto molta presenza del cinghiale e quindi sono fiducioso. Speriamo che i nostri fantasmi, perché sono fantasmi, perché li abbiamo visti a luglio e poi non si sono fatti più vedere, escano e ci diano l'opportunità di poter
effettuare il prelievo. Detto ciò ragazzi, io vi do appuntamento in postazione e ci vediamo tra poco. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati in postazione, adesso caricheremo l'arma e ci vestiremo un pochino di più perché fa molto freddo. Intanto vestiamoci. Eccoci qui pronti. Allora oggi, come vi dicevo prima, proveremo ad insidiare il cinghiale sotto quelle gocce lì, speriamo escano e ci vediamo più tardi. Mi sembra di aver visto qualcosa. No, ci siamo sbagliati. Comunque oggi è molto freddo e c'è il vento, quindi purtroppo non ci dice così tanto bene, perché con il vento gli animali cercano di restare fermi. Però da quello che vedo, come vi avevo detto, c'è molto movimento che adesso vi farò vedere. Proveremo ad insidiare il cinghiale proprio laggiù, in mezzo a quelle querce. Ora imposteremo la nostra tabella balistica e prenderemo i vari dati da inserire nel nostro calcolatore, come la temperatura, l'umidità e la pressione barometrica. Faremo 2 calcoli per poterci orientare sulle varie fasi di tiro che ci si potranno presentare. Buona visione. Abbiamo fatto un piccolo giretto di perlustrazione e ho sentito i cinghiali. Speriamo vadano a quelle querce lì, perché è l'unica, diciamo, è l'unico punto dove possiamo tirare, perché qui sotto è sporca e non c'è modo di poterci affacciare. Purtroppo abbiamo un vento molto forte, sicuramente lo sentirete in camera. Adesso impostiamo i nostri dati balistici, che abbiamo dato già una telemetrata qui davanti. Siamo a una temperatura di circa 2 gradi e ragazzi
mi rimane difficile anche parlare. Intanto riapriamo il telefono e speriamo che i nostri amici cinghiali vengano qui di fronte. La cosa positiva è che noi stiamo su una cresta di una collina e da come posso vedere nel fosso non tira vento, quindi è possibile che gli animali rimangano abbastanza bassi. Vediamo. Ed ecco qui la nostra tabella balistica. Adesso non ci rimane che aspettare il cinghiale. Buona visione. Oggi qui con me abbiamo un nuovo accessorio di visione, è un visore termico, è il nuovo Micro Linux LH25 2.0 e questa è la sua prima uscita e proviamolo come si comporta sul campo. Al momento sembra non esserci nulla, sono le 4:44, quindi ci manca circa una quarantina di minuti al buio e quindi diciamo che siamo nel momento più idoneo. Se si presenterà l'opportunità avremo una difficoltà maggiore perché dobbiamo calcolare in base alla distanza lo spostamento della palla, dell'ogiva, del proiettile, come preferite voi, con l'impatto con il vento. Purtroppo questa è una variabile che possiamo calcolare molto poco e dobbiamo solo affidarci al nostro giudizio personale che diciamo questa capacità viene con gli anni di esperienza di pratica sul campo e il vento in questo momento tira dal basso verso l'alto, quindi siamo anche tra virgolette fortunati perché gli animali, se dovessero venire dal basso, non sentirebbero il nostro odore e speriamo non cambi direzione, ma staremo a vedere. Ne ho visto uno qui sotto. Sta mangiando in mezzo a quei rovi
Adesso cercherò di fare un po' più di silenzio, se no altrimenti mi sente, anche se il rumore del vento è molto, potrebbe sentirci, speriamo bene. Sono rientrati dentro il fosso. Vediamo se tornano, se escono. Magari si alzano sotto quel querce. Però la vedo dura perché le querce di cui vi ho parlato prima, vedo che anche lì il vento è molto forte. Speriamo si calmi. Sono rientrati sotto. Stanno andando sotto le querce. Però sono molto, molto più bassi. I cinghiali stanno andando sotto le querce, però sono alla fine in basso a tutte le querce. Speriamo si liberino. Intanto adesso diamo una telemetrata e vediamo la distanza. I cinghiali sono a 260 metri. Adesso prendo il nostro calcolatore balistico, vediamo la caduta del proiettile e impostiamo la nostra ottica.
Il nostro calcolatore ci dice che dobbiamo dare, con la nostra munizione caricata insieme, dobbiamo dare 15 click in app. Adesso abbiamo impostato la nostra ottica, speriamo salgano più sulla destra perché la visuale si scopre e vediamo che se riusciamo ad effettuare l'abbattimento. I nostri cinghiali stanno salendo sulla destra, speriamo bene. Sono sotto le querce a mangiare le ghiande a terra. Sono circa 10 minuti che tengo d'occhio i cinghiali e il vento purtroppo ha cambiato direzione e in questo momento va da noi verso gli animali. Speriamo che non sentano il nostro odore. Fa un freddo terribile, io adesso provo a coprirmi e iniziamo a valutare se possiamo sparare. Spero in un abbassamento del vento per poter effettuare il tiro e vi lascio all'immagine, altrimenti essendo un tiro comunque abbastanza forzato magari proveremo un altro giorno. Non so se riusciremo a tirarli oggi. Mi dispiace perché sono, non so, 5-6 mesi che gli corriamo dietro. I nostri cinghiali stanno scappando.
siamo riusciti, ragazzi, l'ho visto, è caduto, sono riuscito a vederlo bene che cadeva sotto. Abbiamo fatto un bellissimo tiro e il caso ha voluto che in quel momento il vento era quasi fermo in quel punto e abbiamo lasciato il colpo sulla spalla destra e vicino al collo. Abbiamo fatto un tiro veramente bellissimo e adesso l'animale è lì sotto che ruzzola. Scarichiamo la nostra arma e andiamo a effettuare il recupero perché a breve sarà buio. Ora togliamo il caricatore e scarichiamo la nostra Sabatti Sapphire. Tiro perfetto, ragazzi, dai! Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo posato tutta l'attrezzatura in macchina e ho chiamato mio fratello per farmi venire a dare una mano a riprendere il nostro cinghiale. Oggi con me porteremo il visore, così visto che si sta facendo buio possiamo comunque effettuare il recupero con tutta la tranquillità del mondo. Io, ragazzi, ci tenevo a dire a qualcuno che pratica solamente la caccia imbraccata, ma anche io la pratico, che in determinati posti come quello dove io amo fare questa attività di caccia, la caccia di selezione, non è semplice abbattere un cinghiale, perché qui non ci sono coltivazioni, non ci sono molti alberi da frutto e così via. Quindi quello che mi sento di dire prima di giudicare, perché nell'altro video ho ricevuto molti commenti negativi, prima di giudicare, ragazzi, valutate quello che state dicendo, perché io vi porto a caccia in montagna e la montagna è un'altra cosa dalla pianura, dalle pianure coltivate, eccetera eccetera. Però, ragazzi, siamo felicissimi perché finalmente ci siamo riusciti dopo circa 5-6 mesi e adesso abbiamo ritestato nuovamente la nostra mitica munizione caricata insieme e adesso andiamo verso il sentiero che ci porterà dal nostro amico cinghiale. Io, ragazzi, vi porto con me, è molto fitta, non so come stiano venendo le immagini perché è veramente buio qui all'interno del fosso. Credo che sia arrivato il momento di accendere il nostro visore termico, così magari, visto il freddo, riusciamo anche ad individuare subito il nostro cinghiale abbattuto. Ci vediamo più tardi. Allora, ragazzi, sono arrivato sotto al fosso, ma non mi riesco ad orientare perché è veramente buio e mio fratello mi ha appena richiamato e sta venendo anche con un altro ragazzo perché gli ho consigliato di andare a riprendere la macchina e girare dal versante opposto della collina, perché l'animale è caduto in mezzo al fosso, ma è più facile recuperarlo da quel lato. Dovrebbe essere da queste parti, perché io ho tirato su questo versante, l'animale è caduto più o meno in mezzo a queste piante, a queste querce, come avete visto dal video.
Adesso provo a scendere qui sotto e poi giriamo a destra, così facciamo un controllo a tappeto. Sono veramente felice, qui ci sono un sacco di spini, ho perso lo stradello, eccolo qui. Wow, e dove passo qua? Dobbiamo tornare indietro. No. Wow, stavo per cadere. Ok, adesso ci abbassiamo. Provo a dare una sistemata al fuoco. Ok, così si vede molto meglio. Bravo ragazzi. Io non lo vedo. Allora ragazzi, eccoci qui, il nostro animale è caduto da lì sopra, è venuto qui sotto, è notte profonda, purtroppo la distanza e la scomodità del nostro territorio ci ha fatto fare buio. L'animale dovrebbe essere da queste parti, vediamo se con il visore riusciamo, eccolo qua, l'abbiamo trovato, vediamo se riusciamo a farvi vedere qualche bella immagine. Ecco qua il nostro animale. Intanto siamo con il nostro micro. Eccolo qui ragazzi, vediamo se ci abbiamo troppo zoom. No, eccolo qui. Ecco la nostra bestia. Abbiamo fatto un bel tiro e l'animale è venuto giù da lì sopra, un tiro chirurgico, come abbiamo visto. Le nostre bellissime munizioni caricate insieme hanno fatto una bella resa. Ci vediamo tra poco. Oh! Intanto stiamo aspettando i miei fantastici amici che mi sono venuti a dare una mano. Vediamo se riusciamo a inquadrarli, così vi faccio vedere anche la qualità di questo visore. Eccolo, bella bestiaccia.
Adesso ragazzi, quando arriviamo in macchina mettiamo la fascetta e ce lo portiamo a casa. Luque? Sì. Andiamo? Ti serve una mano? Ciao ragazzi. Ciao. Beh ragazzi, il nostro cinghiale l'abbiamo trovato grazie veramente all'ausilio del nostro visore. Mio fratello è riuscito ad indovinare la strada per poter venire a darmi una mano. Ragazzi, sono le 7:30 di notte e io vorrei salutarvi per questa puntata e vi ricordo che per me un vostro like, un vostro commento è molto importante. Come detto nel video precedente, l'obiettivo della nostra fantastica comuni, scusate ma col fiatone sono stato a tirare il cinghiale con la corda. Come avevamo detto, l'obiettivo della nostra community è arrivare a 5.000 iscritti. Datemi una mano a crescere, condividete questo bel video con i vostri amici cacciatori e fateli iscrivere al canale. Lasciate un bel like e un bel commento. Io ragazzi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio ragazzi, ciao!